Buongiorno amici, ben ritrovati su Russian Watches Review, l'unico canale YouTube dedicato agli orologi russi. Oggi andiamo avanti con le recensioni di orologi russi contemporanei parlando dell'anfibia a turbina che avevate già visto nell'unboxing di gruppo che era uscito qualche tempo fa e che vi aveva molto incuriositi. Come dicevamo, quindi il marchio è Anfibia, un marchio che fa parte comunque della famiglia Vostok ma che è stato differenziato dal resto per fargli seguire una sua linea che devo dire è molto caratteristica e identitaria. La referenza completa di questo modello è 2435.12/236489. La cassa ha un diametro di circa 46 mm con uno spessore di 13 e un lag to lag sempre di circa 48 mm. Monta un cinturino da 22. Il materiale della cassa è acciaio con rivestimento in PVD. La corona, sempre in acciaio, ha dimensioni generose e un ottimo grip quando la si utilizza. Il motivo dato dalla lavorazione della corona evidenzia delle righe di zigrinatura oblique che stanno molto bene in sintonia con il senso dell'orologio e con il suo nome, cioè turbina. Viene appunto da pensare a un accessorio che gira anche se sta fermo in realtà. Il fondello è a vite e oltre ad alcune solite indicazioni troviamo specificato il tipo di acciaio con cui è realizzato l'orologio, ovvero il 316L. Quella L sta appunto a segnalare la minor quantità di carbonio presente in questo tipo di acciaio, che quindi è definito come low carbon. Questo anfibia ha un vetro minerale ed è dichiarato sub 200 metri. La sigla 2435.12 che compare nella referenza indica il movimento meccanico a carica sia manuale che automatica e che porta la secondina a ore 10 e una complicazione giorno-notte di cui vi parlerò a breve. Il movimento ha una riserva di carica minima di 30 ore e viaggia a 19.800 alternanze. Passando al lato estetico, possiamo vedere un orologio dall'aspetto molto sportivo che ha tutte le carte in regola per rientrare nella categoria dei diver, di quelli belli aggressivi. La ghiera unidirezionale a 120 scatti non è per niente banale, è nera con le indicazioni rosse ben marcate e contribuisce a dare un aspetto così forte all'orologio. Il quadrante invece è realizzato in fibra di carbonio. Ne possiamo apprezzare la trama su tutta la superficie. Le due particolarità a cui accennavo quando parlavo del movimento sono riscontrabili proprio sul dial. Al posto di una secondina standard troviamo questa particolare forma a tre punte, una delle quali colorata in bianco all'estremità, credo sia quella a cui fare effettivamente riferimento per i secondi. Comunque il design della secondina dà proprio l'idea di una turbina e il suo movimento continuo si propone ogni volta che si guarda l'orologio. Ci si dimentica quasi che sia un modo per indicare i secondi. L'altra complicazione la troviamo nella finestrella a ore 3 ed è un semplice giorno-notte proposto con i colori bianco e arancio. Nonostante le due particolarità appena descritte, il quadrante ha comunque spazio per i classici 3, 6, 9 e 12 e per gli indici a bastone nelle altre sedi. L'unico indice che non compare è quello a ore 8, che deve far spazio alla scritta Turbinia Anfibia Automatic 200 metri, mentre l'indicazione Made in Russia trova alloggio sul bordo superiore della secondina. Il quadrante insomma è bello pieno e ricco, ma comunque non sgradevole. Le lancette a paletta riempiono ulteriormente lo spazio grazie alla loro ampia superficie. In questa inquadratura possiamo anche apprezzare il trattamento Superluminova applicato alle lancette e alle altre componenti del quadrante. L'orologio viene fornito con un cinturino in silicone creato apposta per lui, con il marchio Anfibia riportato sulla fibbia. Al polso l'orologio non passa certo inosservato. Io ho una corporatura abbastanza esile, ma sono sicuro che questo turbina risulterebbe importante anche su polsi un po' più possenti del mio. Per questo motivo credo sia un diver adatto a chi ama particolarmente questo genere di orologi con questa presenza massiccia al polso. Parlando del corredo di vendita, l'orologio non presenta particolari accessori, ma comunque una confezione abbastanza ricercata, i colori sono vivaci e coerenti con l'orologio stesso e in genere rimane una scatola curiosa, soprattutto per chi con gli orologi russi contemporanei è abituato a confezioni assolutamente più semplici. Ma veniamo adesso al prezzo di questo orologio. Meranom lo propone in vendita al listino per $199, quindi circa 170 euro attualmente.
Vi ricordo che in descrizione poi trovate il mio link affiliato e che usando il codice insalata potrete comunque avere il 5% di sconto su questo orologio. Comunque, ragionando sul prezzo pieno, credo che ci sia un reale vantaggio se paragoniamo questo modello a altri diver di altre case proposti allo stesso prezzo. Anche rimanendo semplicemente nell'ambito degli orologi presenti su Meranom, ce ne sono di bellissimi acquistabili anche intorno ai 130-140 euro, ma questo turbina ha delle caratteristiche superiori, anche fermandoci a un puro fattore estetico. Come abbiamo visto, quindi c'è un trattamento PVD, cosa praticamente esclusiva di questo orologio, di questa serie di modelli. Il particolare della zigrinatura obliqua sulla corona poi mi è piaciuto tanto, la ghiera unidirezionale a scatti che secondo molti è una condizione necessaria per i diver, ma poi abbiamo comunque un quadrante in carbonio e anche un'attenzione generale per i dettagli che lo mette tranquillamente un gradino sopra tanti altri orologi della sua stessa fascia di prezzo. Con questo non sto dicendo che è un orologio da comprare assolutamente, io non voglio che passi questo messaggio, il mio entusiasmo nasce spesso dalla comparazione dei vari orologi russi contemporanei fra di loro e nei confronti di altri marchi pure. Quando vedo i prezzi proposti poi mi rendo conto se non altro che della convenienza ci deve essere. Però nella più sincera trasparenza vi devo dire che dovete stare attenti con questo orologio perché è davvero grandicello. A livello personale sono sicuro che non è nel mio stile, può anche piacermi a livello estetico e sicuramente mi incuriosisce tanto, ma indossarlo per me risulta impegnativo. Quindi se anche a voi piace questo modello, rendetevi bene conto delle sue dimensioni in relazione al vostro polso e naturalmente anche in base ai vostri gusti e alle vostre abitudini. Ad ogni modo, amici, adesso la recensione è finita, è arrivato il momento di trovare una casa per questo orologio che io ho comprato solo per poterlo recensire, quindi vi comunico che il suo prezzo di vendita è di 150,94 euro, spedizione inclusa, quindi 150,94. L'orologio è già in Italia, quindi chi di voi se lo prende può riceverlo in poco tempo, senza rischi doganali. Le modalità le conoscete, se non le conoscete andate a spulciare i vecchi video in cui spiego tutto, oppure guardate nella scheda community del canale YouTube per trovare le istruzioni di questo giochino. Grazie ragazzi per aver seguito il video fino alla fine, spero che la recensione vi sia piaciuta, che abbiate apprezzato questo modello e soprattutto spero di vedervi ancora qui per il prossimo video. Ciao!